Viaggiare gratis con Workaway. Ecco come funziona. Più di un anno fa, come tanti di voi che state guardando questo video, mi sono chiesto quali sono i modi più economici per viaggiare. Cercando su internet mi sono imbattuto in Workaway, un modo di viaggiare completamente unico. Workaway è una piattaforma online che mette in contatto i viaggiatori con host di tutto il mondo. In cambio di poche ore di lavoro al giorno, ad esempio negli ostelli, fattorie, giardinaggio, aiuto con la famiglia, gli host ti danno in cambio vitto e alloggio gratuiti. È un modo per fare viaggi low cost, fare esperienze culturali e imparare nuove competenze. È un'esperienza unica perché non si tratta di un semplice viaggio, ma di un'immersione totale nella cultura locale, vivendo con persone del posto e condividendo la loro quotidianità. In questo video ti spiegherò tutto il processo che mi ha permesso di partire con Workaway, dall'iscrizione alla compilazione del profilo, dai suggerimenti per trovare un host fino alla partenza. Ti guiderò passo per passo per permetterti di fare lo stesso. Ti condividerò informazioni preziose che all'epoca non avevo trovato da nessuna parte, tutti i pro e tutti i contro di questa esperienza e tutti gli aspetti da considerare prima di intraprenderla. Iniziamo. Come iscriversi a Workaway? Per prima cosa vai su Google, scrivi Workaway nella barra di ricerca e entra nel sito. Dovrai registrarti inserendo una mail e una password e avrai due opzioni. Iscrizione singola 59 euro l'anno, iscrizione di coppia o amici 69 euro l'anno. L'iscrizione al sito è gratuita, ma per contattare gli host e ricevere delle risposte bisogna per forza fare questo abbonamento. Questo video non è sponsorizzato da Workaway. Non mi pagano per parlarne, ma ho voluto solamente condividere la mia esperienza perché può essere utile per molti di voi. Un dettaglio importante, prima di pagare l'abbonamento puoi creare il tuo profilo e intanto navigare un po' su tutta la piattaforma per vedere le varie opportunità di volontariato in tutto il mondo. Solo quando deciderai di inviare le richieste agli host dovrai per forza attivare il piano a pagamento che durerà un anno. Creare un profilo efficace. Il tuo profilo su Workaway è una sorta di biglietto da visita, una sorta di curriculum per gli host. È fondamentale curarlo nei minimi dettagli inserendo una foto chiara e accogliente, le tue esperienze, competenze e passioni, le lingue che parli, il tipo di attività in cui puoi essere d'aiuto. Ferma, se vuoi tradurre il sito in italiano basta che clicchi la barra sopra lì nella tua pagina web e hai la traduzione in italiano. Come trovare un host? Dopo aver creato il profilo, il passo successivo è individuare luoghi che vorresti visitare. Gli host sono presenti in tutto il mondo, Europa, America, Asia, Australia e oltre. Quando trovi un profilo interessante, assicurati che il tuo profilo sia in linea con le attività richieste. Ad esempio, se sei bravo nei lavori manuali, cerca un host che abbia bisogno di aiuto in casa, in giardino, nelle costruzioni. Se parli bene inglese e spagnolo, potresti offrire delle lezioni ai figli degli host per imparare meglio l'inglese, tipo in paesi come la Spagna o il Sud America. Il segreto per essere accettati? Il match tra le tue competenze e ciò che sta cercando l'host. Quanto è difficile trovare un host? Ti dico subito che trovare un host non è immediato. Infatti quando ci abbiamo provato noi l'anno scorso non siamo riusciti a trovarne uno, nonostante avessimo inviato candidature ben personalizzate e ottimizzate. Il motivo? Molti host ricevono tantissime richieste e non rispondono subito, alcuni preferiscono ospitare persone singole mentre noi eravamo in coppia. Trovare l'host giusto nel periodo esatto in cui si vuole viaggiare richiede molto tempo e pazienza. Il secondo anno, con ancora più esperienza e un approccio ancora più mirato, ce l'abbiamo fatta. Workaway non è semplicemente un modo per viaggiare gratis, è un'esperienza che richiede molta determinazione e flessibilità. Come capire se un host è disponibile? Ogni host nel suo profilo ha un calendario con le disponibilità evidenziate in verde o in rosso, anche in giallo. Questo ti permette subito di sapere in quali periodi puoi fare richiesta o non puoi farla. Un altro consiglio molto importante, forse il più importante, non fare messaggi copia e incolla. Devi inviare per forza richieste personalizzate, se no gli host non prenderanno minimamente in considerazione la tua richiesta. Fidati, hanno tantissime richieste da tutto il mondo, quindi appena vedono qualcosa non in linea, non aprono neppure il messaggio. Adatta ogni candidatura all'host specifico. Ultimi passi prima della partenza. Se un host è interessato, dopo i primi messaggi nella piattaforma, vi scambierete il numero di telefono per fare una videochiamata su WhatsApp. In questa fase è importante chiarire tutti i dettagli. Giorno di arrivo e di partenza, la tipologia dell'alloggio, ore di lavoro al giorno e giorni liberi. Questo ti aiuterà a evitare sorprese una volta arrivato. Come capire se un host è affidabile? Controlla il numero e la qualità delle recensioni lasciate dai volontari precedenti. Presta attenzione ai dettagli. Esperienze positive generiche possono essere un po' meno affidabili di racconti specifici. Se un host invece non ha nessuna recensione, allora lì devi stare un po' più cauto, perché probabilmente l'host è nuovo nella piattaforma, non sa molto bene come funziona il tutto e quindi eviterei. Magari non ha ancora esperienza sufficiente. Valuta la comunicazione, se un host risponde dettagliatamente a tutte le tue domande in modo preciso, allora può essere molto affidabile. Se invece dà risposte molto vaghe, questo potrebbe essere un campanello d'allarme. Verifica il profilo dell'host, se è un profilo ben compilato e scritto dettagliatamente è un buon segnale, puoi anche andarlo a cercare nei vari social network e fidati anche del tuo istinto.
Perché provare Workaway? Un'esperienza di questo tipo ti mette molto alla prova, ti spinge fuori dalla tua zona di comfort e ti permette di vivere a stretto contatto con nuove culture, conoscendo nuove persone. Migliorerai le tue competenze linguistiche, svilupperai le tue abilità e imparerai a conoscere nuovi stili di vita e come vivono le persone in altri posti. Se sei pronto a metterti in gioco, ti consiglio di provarlo. È un'esperienza, un'avventura che resterà per sempre con te. Se vuoi vedere com'è andata la mia esperienza da volontaria con Workaway, ho fatto un video sul mio canale. Ti ringrazio per aver guardato fino a qui e se hai domande scrivimi pure tutto quanto sui commenti e dimmi se proveresti un'esperienza del genere o è troppo impegnativa. So già quale sarà la domanda più frequente nei commenti, quindi vi risponderò direttamente in questo video. Vi farò vedere tutte le spese che ho avuto a Maiorca come volontario Workawayers. Iniziamo. Mi vedete qui in basso piccolo piccolo? Ho fatto una piccola e semplicissima tabellina dove ho fatto 4 colonne con voli, auto, spese e extra. Spese a persona per 23 giorni a Maiorca come volontario. Ho speso 80 euro per i voli, andata e ritorno, con bagaglio in stiva compreso. Abbiamo prenotato 1 mese e mezzo, 2 mesi prima, volo molto economico, quindi abbiamo risparmiato parecchio. Dopodiché l'auto, non parliamo dell'auto, veramente. Abbiamo speso in totale 240 euro, a persona 120 euro di un'auto per 23 giorni, quindi 5 euro a testa al giorno di noleggio. Non ho mai speso così poco per un'auto noleggio, almeno fino a questo momento. Benzina, abbiamo speso 90 euro di benzina, perché poi ci siamo spostati parecchio, ci siamo mossi molto in giro, abbiamo esplorato. Non so se avete visto altri video su Maiorca, su questa esperienza, comunque ne uscirà anche un altro. La spesa fatta nei vari supermercati, principalmente Aldi e Lidl, comunque supermercati parecchio economici. In questa esperienza abbiamo deciso proprio di risparmiare il più possibile, avendo a disposizione solamente l'alloggio da parte degli host e non anche il vitto. Ci siamo adeguati di conseguenza, quindi abbiamo puntato su supermercati, visto che avevamo anche una cucina per cuocerci i vari pasti, cucinare. Le spese totali per questi giorni sono state di 170 euro. Devo dire che comunque sono alla fine 7 euro a testa al giorno per mangiare, non sono molti. Compreso c'è sempre una colazione, un pranzo, una cena e anche una merenda. Secondo me 7 euro al giorno a persona va più che bene. Gli extra non sono tantissimi, come potete vedere. Paste 6 euro, si trattano di 2 pasticcini che abbiamo preso all'Aspa Palma di Maiorca. Dopodiché pizza 24 euro, abbiamo mangiato 2 volte la pizza. La prima volta molto bella perché non sapevamo dove andare a mangiare la sera, avevamo troppa fame per tornare a casa e farci la cena. E fatalità, fortunatamente siamo capitati in una pizzeria italiana, quindi pizza molto buona, ci è andata veramente molto bene. 4 euro totali per i parcheggi, lavatrice 5 euro, c'era la possibilità di fare le lavatrici a casa dei nostri host, però era un po' complicata la situazione, nel senso che loro erano già in 5, avevano molti vestiti da lavare ogni giorno. Abbiamo preferito andare in una lavanderia a gettoni. Qui abbiamo 11 euro di caffè, la mattina prendevamo il caffè solubile, se l'avete già assaggiato sapete un po' com'è. Soprattutto per usufruire dei bagni nei bar ci prendevamo un caffettino e sono 11 euro di caffè. Cene totale 45 euro, di cui ne abbiamo mangiato indiano. McDonald's, non sono un amante del McDonald's, infatti lo usavo solo per il bagno e il caffè. Bibite 6 euro e frutta secca 12 euro. Questa è un po' di frutta secca che abbiamo preso in un mercato locale a Sineu, un paesino nel centro dell'isola, dove fanno anche il mercato tradizionale proprio della vendita di animali vivi come una volta. Qui c'erano bancarelle come qui da noi, quindi di vestiti, cibi, frutta, verdura, frutta secca. In questo caso abbiamo speso 12 euro tra anacardi, noci e mandorle, un bel sacchettone e basta. In realtà sono queste le spese che ho affrontato personalmente per tutta l'esperienza. Devo dire che avere l'alloggio compreso aiuta molto perché è uno dei costi maggiori quando si viaggia, l'alloggio. La spesa nel nostro caso l'abbiamo sostenuta per un totale di 586 euro. È la cifra totale che ho speso per questa esperienza. Secondo me sono pochi, anche perché facendo un calcolo giornaliero sono 25 euro al giorno, ci sta, molto buono. Siamo stati, devo dire, molto bravi anche a risparmiare e ad adattarci a tutta la situazione, a vivere al meglio questa esperienza. Quindi comunque un'esperienza non è una vacanza, ma è un viaggio alternativo, come ho detto anche nel video, è immergersi nella cultura locale e vivere anche in un certo modo, nel senso poi se uno vuole spendere di più lo può fare tranquillamente. Però noi volevamo anche fare un'esperienza cercando di risparmiare anche un pochino. Molto buono direi.
Fatemi sapere se secondo voi abbiamo speso tanto, abbiamo speso poco, se fareste anche voi un'esperienza di questo tipo, però devo dire che sono veramente molto soddisfatto. Se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale, lascia un mi piace e ci vediamo alla prossima avventura. Da Jack passo e chiudo.